La legge dell'inverso del quadrato dimostra che il Sole è locale. Un caro saluto e bentornati, bentornate o benvenuti su Canal 104 Plus. È il plus che fa la differenza. Chi non ha la mente incallita, ovvero dura, sa comportarsi come l'acqua, vale a dire che è in grado di distribuirsi in tutti gli angoli delle possibilità, superando le dighe costruite dal sistema di indottrinamento studiato ed imposto per imbrigliare la nostra naturalezza. In questi anni di ricerca ho realizzato una piccola biblioteca con oltre 3.500 voci, da consultare liberamente ed offrire a chi sa sfruttare le molteplici possibilità di indagare senza alcun abbonamento, registrazione o sottoscrizione, video, audio e documenti da sfogliare attraverso la ricca pagina web indice alfabetico dal sito www.tinelli.eu. Avrete visto diversi video sul Sole che rimpicciolisce allontanandosi. Li trovate sotto le voci Sole rimpicciolisce quando esistono le condizioni atmosferiche ideali, a differenza di quando sembra cadere dietro l'orizzonte. È l'effetto dell'atmosfera che ingrandisce il Sole al tramonto e viene spiegato benissimo se cercate la voce Sole e rifrazione atmosferica sulla Terra piana o atmosfera funziona da lente di ingrandimento. In questo video andiamo a parlare della legge dell'inverso al quadrato. Nei video Luna quanto brilla e Anni luce impossibile playlist dal canale Kryptonite Physics viene usato questo postulato per smontare le menzogne della luminosità della Luna e delle stelle che ci hanno iniettato nell'insegnamento scolastico fin da piccini. Wikipedia scrive: in fisica, una legge, stiamo parlando di legge, non di teoria, la legge dell'inverso del quadrato è ogni legge fisica che affermi che una specifica grandezza fisica è in modulo inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente di quella grandezza. Nel caso della luce, significa che l'intensità di luce dalla fonte per un osservatore è inversamente proporzionale al quadrato della distanza di quell'osservatore dalla fonte di luce. Facciamo un esempio. Se la distanza fra la fonte di luce e l'osservatore è doppia o tripla, l'osservatore vedrà rispettivamente un quarto o un nono dell'irradianza. L'irradianza o illuminanza è il flusso della radiazione elettromagnetica, ovvero la densità di corrente termica trasmessa per irraggiamento. Si misura in watt per metro quadro. Esiste la formula matematica per descrivere la legge dell'inverso al quadrato, ma per il momento ci focalizziamo sul concetto semplicemente con la traduzione di questo video dimostrativo. Andiamo a fare una breve dimostrazione della legge dell'inverso del quadrato per la luce. Abbiamo un proiettore vecchio stile e una maschera che ha un taglio quadrato, così posso proiettare questo quadrato sulla lavagna e in questo momento il proiettore si trova a 1 metro dalla parete. Quello che vado a fare è marcare il contorno del quadrato sulla parete. E adesso vado a spostare il carrello fino a 2 metri dalla parete anziché 1. Questo è un righello lungo 2 metri. E così, eccoci qui 2 metri di distanza e nuovamente vado a contornare il quadrato illuminato e adesso vado avanti e sposto il proiettore fino a 3 metri di distanza. Ora vado a tracciare nuovamente il quadrato e poi andiamo ad accendere le luci della stanza. E spegniamo il proiettore.
Questo è a 1 metro. L'intensità della luce ha colpito il quadro concentrata in quest'area. Quando ho spostato il proiettore ad una distanza doppia, ovvero a 2 metri, avete visto che la stessa quantità di luce si è distribuita su un'area 4 volte più grande. Quindi la luce era meno concentrata, meno brillante. Stessa quantità di potenza, stesso voltaggio di luce, stessa luminosità, per usare un termine astronomico, si è diffusa su un'area 4 volte più grande. E quando ho mosso il proiettore a 3 metri di distanza, la stessa quantità di luce si è distribuita su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadri. Così la luminosità della luce era un nono. Se si triplica la distanza di luminosità dalla fonte di luce diventa un nono. L'intensità luminosa effettiva di irradianza può essere misurata con un luxmetro nell'unità candela o piede candela FC. Molti misuratori hanno la possibilità di avere ambedue le misurazioni. Vediamo un esempio di quello che potete fare di notte. Siccome traduco da un'animazione con la misurazione in piedi, piazzate il luxmetro al centro di un'area segnando 10 piedi, poco più di 3 metri, su ambedue le parti in una linea retta. Iniziando da uno dei due punti esterni, prendete una luce brillante e, tenendola sempre alla stessa altezza, muovetela verso il luxmetro e passandoci sopra andate a finire dalla parte opposta. Durante l'esperimento registrate la luminosità ad ogni piede, 30 cm circa, e riportate i risultati a sinistra e a destra su un grafico XY. Assicuratevi di osservare e registrare quando la luminosità è di 1/4 rispetto a quella più alta registrata, quella vicino alla fonte di luce. Fatto questo, otterrete una linea curva simile a questa. Adesso alzate la fonte di luce fino a 10 piedi, poco più di 3 metri, allontanandovi fino a 20 piedi, 6,1 metro per parte, e rifate l'esperimento. Otterrete un grafico molto simile a questo. Alzate la fonte di luce fino a 20 piedi, 6,1 metri, allontanandovi fino a 40 piedi, 12,2 metri per parte, e rifate l'esperimento. Otterrete un grafico simile a questo. Con più alzate la fonte di luce, la linea in alto riportata nel grafico diventa sempre più arrotondata. La luce del Sole misurata da un punto di osservazione statico è simile ai precedenti esperimenti. Per misurare la luce del Sole si può usare sia un pireliometro per misurare l'irradianza diretta che un piranometro per misurare l'irradianza complessiva. Vediamo i risultati riportati su un grafico del viaggio del Sole dall'alba al tramonto misurati con un piranometro dove x è uguale a tempo e distanza e y è uguale alla tensione di uscita convertita in watt per metro quadro con un'approssimazione di 1000 watt per metro quadro al suo picco. Ricordate la legge dell'inverso del quadrato. Quando la distanza raddoppia si ottiene 1/4 di irradianza. Le punte rosse sono causate dal passaggio delle nuvole. Irradianza del Sole è registrato a Silkeborg in Danimarca. Dopo 6 ore, al suo picco, si sono registrati all'incirca 1000 watt per metro quadro e dopo 11 ore circa 250 watt per metro quadro. In giallo il centro dell'osservazione, mezzogiorno solare. In blu, questi punti sono il doppio della distanza dall'osservatore. Qui in migliaia di miglia e qui in migliaia di chilometri. Riuscite a comprendere lo schema? Il grafico del Sole è simile all'esperimento perché il Sole è locale e si muove sempre alla stessa altezza sopra la Terra piana e stazionaria. Per aiutarvi vediamo nell'illustrazione un video al tramonto, modificando i valori dei livelli in modo da poter vedere la corona del Sole.
La corona si restringe perché l'irradianza si dissipa mentre il Sole si sposta verso l'orizzonte. Vediamolo in un altro modo. Qui il Sole ha raddoppiato la sua distanza dal punto di osservazione del mezzogiorno solare. Inoltre non dovete meravigliarvi se il disco del Sole diventa più piccolo mentre si muove verso l'orizzonte. Su Indice Alfabetico avete altri video da analizzare che vi ho indicato all'inizio di questo. Ma andiamo a verificare perché questa osservazione non può succedere sul modello eliocentrico del globo. Per semplicità non si tiene conto dell'inclinazione del globo, che, come vedrete, è un dato veramente frivolo. Ricordate la legge dell'inverso del quadrato: quando la distanza raddoppia si ottiene un quarto di irradianza. Ecco i dati eliocentrici rilevanti. Veduta sopra il polo nord, raggio 6.376 km. Distanza polo Danimarca sul raggio circa 4.000 km. Atmosfera spessore 100 km, linea di Kármán, 99,6% gas, 0,4% vapore acqueo. Distanza dal Sole 150 milioni di chilometri. Ora diamo un'occhiata alla formula della legge dell'inverso del quadrato. Prendiamo un attimo per comprenderla. I1 è l'intensità iniziale della radiazione. D1 è la distanza iniziale, D2 è la distanza finale e I2 è l'intensità finale. Andremo a calcolare I2, l'intensità finale della radiazione. Se l'osservatore registra 1000 watt per metro quadro al mezzogiorno solare, in questo punto I1, il Sole si trova a destra, poi quanto sarà la misurazione dell'osservatore al tramonto qui, D2? Diciamo che l'osservatore si trova a 150 milioni di chilometri dal Sole in questo punto D1. Quindi si trova a 150 milioni e 4.000 chilometri dal Sole qui al punto D2. Andiamo a scrivere i numeri. Soluzione per il punto I2. Risultato uguale a 999,946 watt per metro quadro. Quindi, se l'osservatore misura 1000 watt per metro quadro qui al punto I1, allora dovrebbe misurare 999,946 watt per metro quadro qui al punto I2. La differenza di irraggiamento fra mezzogiorno solare e il tramonto dovrebbe essere di soli 0,054 watt per metro quadro. Sia la corona che l'irradianza del Sole dovrebbero rimanere le stesse durante tutto il giorno e il grafico dell'osservatore dovrebbe essere come questo. Ma non è quello che si osserva nella realtà. Le misurazioni registrate nella realtà sono queste. È impossibile che l'inclinazione della rotazione sull'asse di un globo possa aumentare la distanza di un osservatore in grado di produrre una dissipazione dell'irradianza di un 75%. La legge dell'inverso del quadrato dimostra che il Sole è locale.